Ma il latino è veramente morto? Lo studiamo oggi insieme. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, dove troverai tutte le informazioni che ti dirò in questo video. Iniziamo! Oggi studiamo tante parole ed espressioni latine che sono ancora usate nell'italiano contemporaneo. La prima espressione che studiamo è ad hoc. Ad hoc. È una locuzione latina che significa fatto apposta per questo o per questa situazione, creato su misura appositamente per qualcosa. Ho creato un corso ad hoc per studenti principianti. Significa che questo corso è stato creato apposta, appositamente, proprio per gli studenti principianti. Serve una soluzione ad hoc per questo problema, che serva a risolvere proprio specificamente questo problema. Ho comprato questo vestito ad hoc per la festa di stasera. L'ho comprato specialmente per la festa di stasera. La seconda espressione che studiamo è out out. Out out, che significa o questo o quello, o di là o di qua. Lo usiamo per dare una scelta tra una cosa e un'altra che si escludono a vicenda, o una cosa o l'altra. Lo usiamo molto spesso con i verbi dare, un out out, o ricevere, un out out. Questo è un out out. O cambia atteggiamento o è finita, o ci lasciamo. Out out, o questo o quello, o prendi una decisione oppure è finita. Mia madre mi ha dato un out out, o inizio a prendere bei voti a scuola o mi mette in castigo, o questo o quello, una decisione tra due elementi ben precisi. La terza espressione latina che studiamo oggi è bis. Bis, e lo usiamo soprattutto in due contesti, o a teatro o a un concerto per chiedere una seconda esibizione degli attori o dei cantanti, oppure usiamo bis con il contesto del cibo, quindi per chiedere una seconda porzione di un piatto che abbiamo già mangiato. Dopo l'ultima canzone, il pubblico ha chiesto il bis al cantante, cioè ha chiesto di cantare ancora quella canzone. Potrei avere il bis di tiramisù, per favore? Significa che io ho già mangiato la mia porzione di tiramisù, ma ne vorrei ancora. La quarta espressione che studiamo è carpe diem. Carpe diem. È una locuzione latina che significa cogli il giorno, cogli l'attimo. Significa godersi il momento presente senza rimandare, godersi ciò che la vita ci offre, anche se è poco, in quel momento preciso della vita. Oggi questa espressione ha un altro significato, leggermente diverso, che è cogliere un'occasione al volo senza farsela scappare, e questo significato è stato reso celebre dal film con Robin Williams, L'attimo fuggente. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Carpe diem, cioè cogli l'attimo. Molto bene, signor. Mix. Mix. Mi ricorderò il suo nome. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta. No,
Ding! Grazie per aver partecipato al nostro gioco. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. La quinta espressione che studiamo è curriculum vitae, curriculum vitae o CV, che è quel documento che scriviamo e che riassume tutte le nostre esperienze di studio, di lavoro o le nostre abilità linguistiche, informatiche, eccetera. Mandiamo il CV ovviamente quando stiamo cercando un lavoro e per questo lo usiamo con questo tipo di verbi: aggiornare, mandare, inviare, sistemare. Ho aggiornato il mio curriculum con le ultime esperienze lavorative. Per candidarti devi mandarci il tuo curriculum vitae. La sesta espressione che studiamo è ex novo, che significa fare o rifare qualcosa da zero, da capo, ricominciare totalmente dall'inizio. Dopo l'incendio hanno ricostruito il condominio ex novo, significa che l'hanno rifatto da zero. Questa presentazione non mi soddisfa, voglio rifare tutto ex novo, cioè voglio cancellare quello che ho già scritto e ricominciare da capo. La settima parola che studiamo oggi è idem, che è un termine latino che significa la stessa cosa, utilizzato spesso nelle note bibliografiche in un libro, ma nell'italiano contemporaneo è usata come sinonimo di anch'io, anche per me. Sono stanchissima, idem. Per me va bene martedì. Idem. La prossima espressione che studiamo è in primis, che è una espressione che significa innanzitutto, in primo luogo. Spesso nell'italiano moderno serve per introdurre il primo punto di un elenco, ma è un utilizzo un po' improprio, perché non significa in prima posizione e poi in secondo luogo, in terzo luogo, in quarto luogo, ma significa principalmente, soprattutto. Ringrazio in primis la mia famiglia per tutto il supporto che mi ha dato in questi anni. Ora non preoccuparti per il lavoro, devi pensare in primis alla famiglia. In queste frasi significa soprattutto, principalmente, quindi non indica l'inizio di un elenco. La prossima espressione che studiamo è internos, che letteralmente significa fra noi, tra di noi, ed è un sinonimo di detto in modo confidenziale per indicare un'informazione che deve rimanere segreta. Internos, quello lì non mi convince tanto. Te lo dico internos, sto cercando un altro lavoro, ma non dirlo a nessuno. L'espressione numero 10 è lapsus, che è un errore involontario, un momento di distrazione fatto soprattutto mentre si parla. Ho avuto un lapsus e ho chiamato Giulia con il nome di sua sorella. Scusami, è stato solo un lapsus, non volevo dire quello che ti ho detto. Io ho sbagliato a parlare, ho commesso dei piccoli errori involontari, ovvero un lapsus. Non plus ultra è la prossima espressione. È una locuzione latina che indica il meglio che si possa avere, l'eccellenza in qualche ambito. Più di quello non c'è niente. È il meglio che possiamo trovare. Questo ristorante è il non plus ultra della cucina italiana. È la perfezione, è il miglior ristorante in cui possiamo mangiare.
Per lui la sua macchina è il non plus ultra. Non esiste nient'altro, è il massimo della vita per lui, la macchina perfetta. La prossima espressione è sui generis, che indica qualcosa o qualcuno un po' bizzarro, particolare, diverso dagli altri. È un artista sui generis, le sue opere sono uniche, molto particolari. Significa che questo artista è unico nel suo genere. Ha un senso dell'umorismo un po' sui generis. Può essere un po' bizzarro, particolare, unico. Qui pro quo. Qui pro quo. È un'espressione latina che oggi in italiano indica un malinteso, un equivoco, uno scambio di dati o di persona. C'è stato un qui pro quo sulla data e ho perso il mio appuntamento dal dentista. Dai, non ti arrabbiare così tanto, è stato solo un qui pro quo, ci siamo fraintesi. La prossima espressione che studiamo è tabula rasa. Tabula rasa. Dopo il licenziamento ha fatto tabula rasa e ha ricominciato un'altra carriera. Vorrei fare tabula rasa e iniziare una nuova vita. Cioè ripartire da zero, cancellare tutto e ricominciare da capo. La prossima espressione che studiamo è una tantum. Una tantum. Una tantum indica qualcosa che avviene una sola volta, in modo eccezionale, ed è usata soprattutto nel linguaggio burocratico e amministrativo e indica le imposte da pagare solo una volta, una tassa di iscrizione senza obbligo di ripeterla, un premio aziendale ricevuto in modo eccezionale o le caparre e i depositi. Nonostante questa espressione significa una volta soltanto, nell'italiano contemporaneo è molto usata come sinonimo di una volta ogni tanto, cioè qualche volta, a volte, ma non è corretto. L'ultima espressione che studiamo insieme in realtà è un proverbio che è verba volant scripta manent. Verba volant scripta manent. È un celebre proverbio latino che significa che le parole volano mentre gli scritti rimangono, che significa ovviamente che le parole dette oralmente possono essere dimenticate o fraintese, mentre ciò che scriviamo rimane fisso e indelebile. In italiano contemporaneo abbiamo altre due espressioni molto simili a questa espressione latina, che sono carta canta e mettere nero su bianco. Senti, lo metto per iscritto perché è meglio non fidarsi. Verba volant scripta manent. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti e ricordate di mettere un mi piace e di scaricare il PDF gratuito che trovate giù nel box informazioni. Fatemi sapere anche se queste espressioni latine sono usate anche nelle vostre lingue. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.